tutti ed eccoci pronti per partire con un nuovo progetto. Questa volta lavoreremo una suola in un metodo un pochettino alternativo in modo da semplificare il più possibile questo passaggio, proprio perché la suola crea dei piccoli problemini quando andiamo poi dopo a chiudere a cerchio. Possiamo saltare qualche maglia, qualche punto e quindi poi ci ritroveremo a fine giro con un punto in meno o magari anche con un punto in più. Quindi ho cercato di semplificare, di trovare un metodo un pochettino più semplice per fare in modo che tutte quante possiamo realizzare una suola. Questa qui l'ho già realizzata, una suola che comunque è non ha nulla da invidiare alle suole tradizionali, ma che comunque è molto più semplice da realizzare. Detto questo, partiamo subito, vediamo come poterla realizzare. Come prima cosa prendiamo un uncinetto che sia adatto per il nostro filato. Ricordatevi sempre che cambiando uncinetto e cambiando filato cambia comunque anche la misura della nostra suola. Quindi comunque per una suola che che arrivi a 9 centimetri lavoreremo comunque con un uncinetto numero 2, in modo tale che in base al filato faremo in modo che la nostra suola sia perfettamente di 9 centimetri, 9 centimetri, 9 centimetri e mezzo. Questo alla fine non ci interessa poco. L'importante è che comunque abbiamo la misura che ci occorre. Se invece andassimo a cambiare l'uncinetto, invece di 2 prendiamo un 3, un 3 e mezzo, ovviamente cambiamo anche il filato in base all'uncinetto, allora con gli stessi punti e con lo stesso metodo possiamo ottenere una suola più grande. Stessa cosa, possiamo ottenere una suola più piccola prendendo un uncinetto più piccolo di 2 con un filato più sottile. Detto questo, partiamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere su 25 catenelle. Una volta che abbiamo le nostre catenelle, ne mettiamo su altre 2, 1 e 2. Da qui filo sull'uncinetto, saltiamo la prima, saltiamo la seconda, entriamo nella terza e lavoriamo una maglia alta. A questo punto questa maglia in questo momento va calcolata per una, quindi abbiamo su una sola maglia. Andiamo avanti nel realizzare una maglia per ogni punto sottostante fino ad ottenere 12 maglie alte, quindi 1, 2, 3, arriviamo a 12 e poi andiamo avanti. Una volta che abbiamo ottenuto le nostre 12, contiamole. Una, ricordatevi che le catenelle con la prima maglia valgono per 1, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto lavoriamo 5 maglie alte, tutte nello stesso punto, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Realizzate le nostre 5, andiamo avanti nel prossimo punto. Attenzione a non perdere questo punto che è subito dopo a questo che abbiamo appena lavorato. Entriamo e lavoriamo una maglia alta per ogni punto fino ad ottenere altre 12 maglie alte. Quindi andiamo avanti in questo modo, completiamo tutto il giro e ci ritroviamo a fine giro. Una volta terminato il nostro giro, il nostro lavoro risulta in questo modo. Da qui facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo fatto 12 maglie alte in questo punto. Da qui io non ho inserito il marcatore perché comunque queste sono le catenelle, questa è la maglia alta, stiamo lavorando a maglia alta, però magari inseriamolo il marcatore così, in modo tale che quando arriviamo in questo punto, nel momento in cui facciamo quest'altro giro, siamo sicuri che l'ultimo punto da lavorare sia questo. Quindi
catenella, maglia alta, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Da qui poi abbiamo fatto 1 2 3 4 5 maglie alte in un unico punto, per poi lavorare nuovamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maglie alte. Fatto questo, filo sull'uncinetto, facciamo una catenella che serve per girare il nostro lavoro, giriamo il lavoro, da qui prendiamo un altro marcatore e questa volta lavoreremo un giro a maglia bassa. Entriamo nel primo punto, lavoriamo la nostra prima maglia bassa, qui inseriamo il marcatore, quindi marchiamo la nostra maglia appena creata e nello stesso punto che abbiamo appena lavorato andiamo a lavorare un'altra maglia bassa. Da qui lavoriamo nel prossimo punto altre 2 maglie basse, una e nello stesso punto un'altra maglia bassa, lavoriamo uguale il prossimo punto, quindi 1 e 2, considerando che abbiamo fatto i nostri 3 aumenti inizialmente del giro. Fatto questo, andiamo avanti a maglia bassa, lavoriamo una maglia bassa per ogni punto fino ad ottenere 8 maglie basse, quindi sono 3 4 5 6 7 e 8. Arrivate a 8 maglie basse, come vedete abbiamo una maglia bassa per poi le altre una maglia alta, scusatemi, sotto abbiamo una maglia alta per poi le maglie alte, le 5 maglie alte che abbiamo lavorato tutte insieme. Da qui cominciamo a fare degli aumenti, sempre a maglia bassa, facciamo un aumento per ogni maglia fino ad ottenere 7 aumenti, quindi stessa maglia, un aumento, prossima maglia, 2 maglie basse nello stesso punto e sono 2 aumenti. Facciamo il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Quindi in questo modo abbiamo ottenuto i nostri 7 aumenti. Da qui andiamo avanti, una maglia bassa per ogni punto, 3 4 5 6 7 e 8 e come vedete ci fermiamo agli ultimi 3 punti da lavorare. Questi 3 punti vanno lavorati come abbiamo fatto precedentemente da quest'altra parte a maglia bassa con gli aumenti, quindi un aumento, prossimo punto l'altro aumento e sono 2 e come vedete nel marcatore prossimo punto andiamo a lavorare l'ultimo aumento in modo tale da ritrovarci 3 aumenti alla fine del giro, 3 aumenti all'inizio del giro e 7 aumenti da questa parte. In questo modo ci ritroveremo su con 42 punti, quindi andiamoli a contare: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 e 42. A questo punto andiamo avanti con
2 catenelle. Questo marcatore possiamo anche eliminarlo adesso che non serve più. Facciamo 1 e 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e lavoriamo a maglia alta, una maglia alta per ogni punto sottostante fino ad ottenere 18 maglie alte. Considerate che questa va contata ancora per questo momento, ancora per una, quindi 1, 2, andiamo avanti a 18 e poi ci fermiamo. Ottenute le nostre 18 maglie alte, lavoriamo 2 aumenti a maglia alta, quindi uno nello stesso punto facciamo un'altra maglia alta e questo è il nostro primo aumento, per poi ottenere il secondo aumento. Fatto anche il nostro secondo aumento, faremo un aumento triplo, quindi lavoreremo 3 maglie nello stesso punto, 1, entriamo nuovamente nel punto e sono 2, entriamo nuovamente nello stesso punto e sono 3 maglie alte. Da qui lavoriamo altri 2 aumenti a maglia alta normali come abbiamo sempre fatto, quindi una maglia alta più un'altra maglia alta nello stesso punto, per poi lavorare il nostro ultimo aumento a maglia alta, 1 e l'altra maglia alta nello stesso punto, in modo tale che così abbiamo ottenuto il nostro ultimo aumento. Quindi abbiamo fatto 18 maglie alte singole, poi un aumento, il secondo aumento e il terzo aumento abbiamo fatto il terzo aumento triplo, cioè 3 maglie alte in un unico punto. Da qui poi dopo abbiamo lavorato un aumento con 2 maglie alte, un aumento con 2 maglie alte. Fatto questo andiamo avanti a maglia alta completando il giro, quindi facciamo una maglia alta per ogni punto sottostante. Arriviamo a fine giro e poi ci ritroviamo nuovamente. Arrivati a fine giro facciamo una catenella per poter chiudere il nostro lavoro, tagliamo il filo e ora non ci rimane altro che cucire questa zona, quindi muniamoci di ago e filo e partiamo con la cucitura. Andiamo avanti nel poter cucire la nostra suola. La cosa importante da fare è fare la cucitura dal lato al rovescio, quindi questa è la parte al diritto. Giriamo il nostro lavoro, posizioniamo la nostra suola in questo modo e partiamo con la cucitura. La cucitura partiamo da questa parte, non da quella parte, da questa parte qui, ma da questa. Quindi prendiamo un punto da un lato e un punto dall'altro e incominciamo a fare la nostra cucitura sia da una parte che dall'altra. Andiamo avanti in questo modo riportandoci fino in questo punto. Una volta arrivati a questo punto non facciamo altro che fare la stessa cosa, l'unica cosa che vedete i punti non sono come si presentavano qui in questo punto qui, ma sono un pochettino mossi proprio perché questi sono i punti laterali. Quindi chiudiamo sempre il nostro lavoro in questo modo e continuiamo a fare la cucitura prendendo sia un punto da un lato che dall'altro. Arriviamo fino alla fine, lavorando sempre in questo modo, facendo la cucitura sempre in questo modo. Nell'ultimo punto ci riportiamo questo filo
il filo, poi dopo ce lo riportiamo da quest'altra parte in modo che andiamo a chiudere e a nascondere in questo modo. Tiriamo leggermente giusto per fare in modo che si chiuda per benino questa parte, e una volta che abbiamo fatto anche questa cucitura, la nostra suola risulterà perfetta. Nascondiamo i fili e poi ci ritroviamo. Andiamo a vedere le misure. Come vedete siamo a 9 centimetri, quindi questa suola va benissimo per i progetti che vanno da 0 a 3 mesi. Ovviamente in base al filato, in base all'uncinetto cambia, come vi ho detto inizialmente del video, cambia comunque la misura. I punti da avere su per quanto riguarda questa suola sono 46, considerando che comunque qui c'è l'aggancio, quindi qui noi dove abbiamo fatto la cucitura non valgono per 2 ma vale per 1, quindi contiamoli e poi andiamo avanti con il lavoro. Fatemi sapere sotto nei commenti come vi sembra il metodo alternativo per poter realizzare la suola e per chi l'ha messa in atto, come si è trovata. Detto questo, continuiamo con il nostro progetto. Una volta fatta una suola, ne facciamo un'altra in modo tale che le uniamo. Ora io ho questa qui del progetto che andremo a realizzare, ne faremo 2, quindi poi dopo le andremo a unire. L'accortenza che dovete avere è di mettere la parte al rovescio con l'altra parte al rovescio dell'altra suola, unire in questo modo e andare a fare la cucitura con l'uncinetto come vi mostrerò nel tutorial. Perché faccio 2 suole? Semplicemente perché il lavoro così viene più compatto nella parte di sotto e la scarpina dà le 2 suole danno la forma che a noi interessa. Non si va a creare quella specie di bombatura che poi alla fine si crea comunque, però si crea di meno. Ovviamente sarebbe opportuno avere la sagoma del piedino in modo tale che si crea, nell'inserire poi la scarpina, il progetto si crea la forma che noi desideriamo, però possiamo farlo tranquillamente anche con un pochettino di ovata nell'interno una volta che abbiamo completato il nostro progetto. Diciamo che le 2 suole ci aiutano principalmente per fare in modo che il progetto risulti più possibile compatto nella parte di sotto. Detto questo, andiamo a realizzare per il progetto che dobbiamo mettere su 2 suole con questo filato, oppure il filato che volete voi. Qui è questione di gusti, potete tranquillamente scegliere filati di colori diversi. Facciamo 2 suole e poi ci ritroviamo per poterle unire tutte e 2 insieme. Una volta che abbiamo entrambe le suole, le andiamo ad unire e da qui incominciamo ad unirle con la cucitura. Quindi prendiamo l'uncinetto, facciamo passare da una parte all'altra, prendiamo il filo, lo facciamo passare e andiamo avanti. Qui facciamo un pochettino di più di fatica perché siamo nella parte dove abbiamo cucito la nostra suola, ma nulla che non si possa fare. Andiamo qui, prendiamo da quest'altra parte e continuiamo prendendo sia una suola che un'altra e continuiamo a fare la nostra cucitura in modo da unire entrambe le suole, prendendo sia una suola che l'altra e lavorando a maglia bassissima. Andiamo avanti, completiamo tutto il giro e poi ci ritroviamo. Una volta che abbiamo unito entrambe le suole, incominciamo il nostro progetto nel lavorare la parte laterale. La lavoreremo prendendo soltanto una costina, questa costina qui. Quindi prendiamo il nostro filato, facciamo in modo di andare comunque nel centro del nostro lavoro,
entriamo nel centro, considerate che questa è la parte della cucitura che abbiamo fatto, quindi andremo leggermente più da questa parte, prenderemo soltanto la costina interna, quella che sta dentro. Da qui filo, facciamo passare, facciamo una catenella e da qui incominciamo il nostro lavoro a mezza maglia alta per un totale di 15 maglie. Quindi prendiamo la costina interna, la lavoriamo a mezza maglia alta e sono 2, prossima e sono 3, 4, 5, andiamo avanti in questo modo realizzando 15 mezze maglie alte e poi ci ritroviamo. Ottenute le nostre 15 mezze maglie alte andremo a lavorare 16 maglie basse prendendo sempre la costina interna, quindi 1, 2, 3, andiamo avanti e poi ci ritroviamo. Andiamo avanti a mezza maglia alta prendendo sempre la costina interna ed ottenendo le altre nostre 15 mezze maglie alte. Quindi andiamo avanti in questo modo, otteniamo le altre 15, completiamo il giro e poi ci ritroviamo. Una volta che abbiamo completato il giro, chiudiamo, vedete che c'è un po' di spazio, noi andiamo a stringere il nostro filo, andiamo a stringere questa parte qui perché questa è la parte della cucitura, quindi è tutto normale. Chiudiamo con una maglia bassissima e da qui vedete che si è chiuso per benino, non si nota più niente. Facciamo una catenella, entriamo nello stesso punto di chiusura e lavoriamo una maglia bassa. Inserite il marcatore se volete, ma alla fine dobbiamo staccare il filo, quindi non ce n'è nemmeno bisogno. Da qui lavoriamo una maglia bassa per ogni punto sottostante fino a completare tutto il giro, quindi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo soltanto lavorare a maglia bassa i punti come si presentano. Una volta che abbiamo completato anche il giro a maglia bassa, stacchiamo il filo, questo bianco, e andiamo a prendere l'altro filo, in questo caso a me questo grigio chiaro. Inseriamo il filato sempre nel centro, questo punto il più centrale possibile, eccolo qui, e da qui lavoreremo prendendo soltanto la costina interna, quindi faremo questo giro prendendo soltanto la costina interna. Una catenella, entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa. Da qui lavoriamo una maglia bassa, scusatemi, prendendo solo la costina interna, quindi una maglia bassa per ogni punto, completando tutto il giro, sempre prendendo soltanto la costina interna. Facciamo anche questo giro e poi andiamo avanti.